Buonasera, buonasera a tutti. Hello, welcome everybody. Sono Sabine dei Neripoz e vi do il benvenuto alla nostra Wunderkammer di stasera, in cui parleremo con Paulette Jiles del suo meraviglioso romanzo appena uscito in Neripoz. News of the World è il titolo inglese, Notizie dal mondo è il titolo italiano. Welcome Paulette Jiles. Thank you. Very nice to meet you. We are very happy that you're with us. And welcome Tracy Chevalier. Thank you for being here with us. Tracy Chevalier, voi anche i nostri lettori conoscete, è nostra autrice da tanti anni e ha appena pubblicato un anno fa, diciamo esattamente un anno fa oggi, il suo ultimo romanzo, La ricamatrice di Winchester, ed è qui per intervistare Paulette Jiles. Io vi saluto e lascio la parola a Tracy. Thank you very much, Tracy, and have fun with the interview. Thank you, Sabine. Hello, and hello, Paulette. Tell me, where are you right now? Hello, Tracy. Thank you for everybody for tuning in as well to see the broadcast here, the podcast. I'm in Texas, in the Texas Hill Country. I'm 80 miles west of San Antonio. It's ranch country. I am 3 miles outside of a very small town. And the name of that town? Utopia. Adesso io le interrompo perché invece io vi aiuterò, per chi non comprende l'inglese, appunto, a seguire la conversazione tra Tracy e Paulette. Allora, benvenuta Paulette, lei ha detto Tracy ovviamente, e poi le ha detto ma dove sei esattamente Paulette? E Paulette intanto vi ringrazia tutti per essere qui con noi, è bellissimo che siate tutti qui ad ascoltare questa bella conversazione. Dov'è Paulette? Paulette ci dice io sono in Texas, più o meno a 80 miglia a ovest di San Antonio, nella terra dei ranch per capirsi, e esattamente mi trovo a 3 miglia fuori da una cittadina che ha un nome curioso, si chiama Utopia. Well, we are truly an international event because you're in Texas and Sarah is in Italy and I am in England. I'm in a little cottage in the middle of the countryside, in lockdown the third time. And we still have our Christmas lights up because we're fighting off the darkness. Io direi che questo è un evento più internazionale che si può immaginare, perché io sono qui in Inghilterra, sono in un cottage nella campagna inglese, tu Paulette sei là in Texas, nella terra dei ranch, e Sara ci traduce dall'Italia. Come potete vedere io ho ancora sulle decorazioni natalizie dietro di me, perché qui siamo al terzo lockdown e quindi cerchiamo di tenerci sul morale come riusciamo. Paulette, it's hard not to mention the inauguration this week, since we are both American, and I wanted just to ask you what you felt about this week, if anything. I'll tell you what I felt, and it gives you a little moment to think. I realized after Wednesday that I felt like I had been carrying a great weight around. And suddenly the weight was no longer there. And I thought, I can focus on writing again. I don't have to worry about American politics. I can just let the politicians do their thing. And I can do my thing. And I don't have to think. So how did you feel? Allora Paulette, ti pongo una domanda, perché ovviamente sia tu che io siamo americane e tutti sanno cosa è successo, un evento molto importante questa settimana, perché appunto il nuovo presidente americano Biden è entrato in carica, c'è stata questa bella cerimonia che abbiamo visto tutti, e quindi Paulette, da americana ti chiederei come ti senti, come l'hai vissuta questo momento così importante. Intanto io ti faccio pensare, ti dico come l'ho vissuto io, e io devo dire che è stato mercoledì, mi sono resa conto che era come se all'improvviso un enorme fardello si fosse sollevato dalle mie spalle e mi sono proprio detta ma pensa un po', adesso finalmente posso tornare a concentrarmi sulla mia scrittura, scrivere i miei libri senza preoccuparmi più della politica americana. Io faccio la scrittrice e loro lasciamo che facciano i politici. E tu Paulette? Thank you. I felt the same. You stated it perfectly. I don't have a television
And I never liked television, even when I was a little kid. I don't know why, but there was something about television that really repelled me when I was very young. And so I don't have a television now, so I probably was not, watching it as intensely as Tracy was. But yes, it's a feeling of returning to yourself, to your own purposes, to your own creativity, to your solitude, and your own instrumentality, your ability to do something that matters to you and your community rather than being fixated on events in the far distance. Guarda, Tracy, devo dire che hai espresso benissimo tu stessa quello che anch'io ho provato, anche se devo dire che io non ho una televisione, perché fino a bambina a me la televisione non mi ha mai detto granché, anzi non mi è proprio mai piaciuta, e quindi appunto io una televisione non ce l'ho, e quindi forse ho seguito il tutto con, come dire, l'ho guardato di meno, e quindi sono stata meno coinvolta, perlomeno nella cerimonia. Detto ciò, condivido assolutamente quello che hai detto tu, ovvero il fatto che è stato per me un ritorno a noi stessi, un ritorno alla nostra creatività, anche alla nostra solitudine, un ritorno al nostro essere strumentali a qualcosa che abbia significato nella nostra vita, nella nostra dimensione locale, nella nostra comunità, anziché interessarci di quello che fanno persone che sono tanto distanti da noi. My cat is going to probably keep coming in and out. Sorry about that. Welcome. Another guest. Abbiamo un altro ospite, come avete visto, che è il gatto di Tracy Chevalier. Ecco qui, ve lo presentiamo ufficialmente. Now, Paulette, apart from American politics, this has been a strange year for another reason, the pandemic. And some of my writer friends have been able to write more during this year because they haven't been able to go out or travel. And then others have written less because they're distracted, depressed, whatever. Which side do you come down on? Have you been more productive or less productive? Oltre alle elezioni americane, quest'anno che si è appena concluso, ovviamente è stato caratterizzato da qualcos'altro, da questa tremenda pandemia, e quindi ti chiedo una cosa, Paulette, perché io, così come anche altri miei amici scrittori, c'è chi l'ha vissuta in un modo, chi l'ha vissuta in un altro, ovvero chi ha vissuto la pandemia come un momento di maggiore creatività, è riuscito a scrivere di più, magari stando più a casa, e invece chi ha scritto molto di meno, forse a causa della depressione o delle distrazioni. Tu, Paulette, dove ti collochi? It's been about the same for me because I live in an area where the population is very low and there's not very many people. We have not had very many COVID cases at all. And those cases that have popped up have been very mild, no worse than a very bad cold or a slight flu. So it has not changed very much here for me at all. And when I travel in San Antonio, the big city, and there are more cases, of course, I'm very careful about my mask and social distancing and all that. But it hasn't affected me that much because nobody wears a mask here. Some very old people do, but it's not required. So it's been pretty much the same. This small town, as in any small town, if you've ever lived in a small town, requires a lot of volunteer effort to get anything done because we're not incorporated. We don't have a mayor. We don't have anything. So I do my volunteer work and pretty much the same. Ma io devo confessare che in realtà per me è cambiato relativamente poco perché vivo in una zona assolutamente sperduta in cui la popolazione è davvero, si conta sulle dita di una mano, per cui non abbiamo neanche avuto così tanti casi di Covid. Quei pochi che ci sono stati come dire, hanno avuto sintomi molto lievi, da un pesante raffreddore a qualche linea di febbre, ma nient'altro. Quindi devo dire, da questo punto di vista non è che sia cambiato tanto per me, però quando viaggio magari mi sposto, vado in città, vado a San Antonio,
testimoni, appunto, beh, allora lì ovviamente ci sono più casi, quindi faccio attenzione, mi metto la mascherina, ovviamente c'è il distanziamento che cerco ovviamente sempre di mantenere da tutti gli altri, però effettivamente io vivo in un posto che forse vi sembrerà strano, ma non ha neanche un sindaco, cioè è come fosse un agglomerato di qualche, insomma è un po' appunto sperduto, non siamo una cittadina vera e propria, e quindi non è che ci sia qualcuno che impone delle regole, poi le fa rispettare. Magari qualcuno mette la mascherina, ma magari altri no, sono soprattutto i più anziani che indossano una mascherina, e tutto sta un po', diciamo, al buon cuore, alla buona volontà delle persone, per cui ovviamente io cerco di stare alla larga dai rischi e quindi se necessario metto la mascherina, ma questa è la situazione. Mm. Now, News of the World, your novel was actually published in English in 2016, so it's been quite a while, but it's just now coming out in Italian. And it rather neatly coincides with the film of the novel appearing very soon on Netflix, starring Tom Hanks. We'll talk about the film later, but could you give your Italian readers an idea of what, like a short summary of what the book is about? Allora, Paulette, il tuo libro Notizie del mondo in realtà è uscito originariamente in inglese nel 2016, quindi già qualche anno fa. In Italia invece esce adesso, appena uscito fresco fresco, e guarda un po' coincide anche con l'uscita del film che è tratto appunto dal libro, un film che ha come protagonista niente poco di meno che Tom Hanks, e che prestissimo sarà disponibile anche per noi in Italia su Netflix. Ora, prima di parlare del film, ne parleremo poi magari anche dopo, perché non racconti intanto a chi ci sta guardando di cosa tratta questo libro e quindi poi anche il film? Paulette? Yes. Yes. Do you want to give a quick summary of what the book is about? Okay, a quick summary of News of the World. Yes, because Italian readers won't have read it yet. Oh, okay. It takes place in North Texas in 1870, right 5 years after the American Civil War. And an elderly man goes from town to town reading newspapers, reading the news from various newspapers that he has gathered up from as many places as he can get his hands on them, like the Philadelphia newspaper, New York newspapers, London newspapers, and the audiences are avid to hear about the news of the world from other places. Allora sì, certamente la storia come dire, parte è ambientata nel nord, nella zona nord del Texas nel 1870, 5 anni dopo la guerra civile americana, e si apre con questo signore di una certa età che va in giro di cittadina in cittadina a leggere le notizie, cioè lui raccoglie notizie dalle principali pubblicazioni quotidiani di Filadelfia, di New York, di Londra, e va in giro città per città e le legge a voce alta appunto a queste persone che sono curiosissime di scoprire quello che ha da raccontare. And at the same time, in that part of the world, Texas, that part of America, the native people had taken many captives of Anglo children, white children. And there was a great effort to return them, to redeem them, ransom them, and return them to their families. And he is asked to take a young girl who's about 9 or 10, the old man, to return her as an escort to her family 400 miles away. E cosa accade? Che nello stesso periodo in quella zona degli Stati Uniti, in questa zona del Texas, ci sono molto spesso dei rapimenti, soprattutto di bambini bianchi, bambini anglofoni, diciamo delle comunità anglofone, che vengono rapiti soprattutto da tribù di nativi americani e poi vengono recuperati in un modo o nell'altro, e quando questo avviene devono poi essere riportati a casa loro. Ecco, il nostro
nostro eroe al nostro eroe viene chiesto appunto proprio di fare questo, cioè gli viene affidata una bambina di più o meno 9-10 anni e gli viene chiesto di riportarla a casa dai suoi parenti più prossimi, più o meno a 400 miglia di distanza. Now, the problem is the little girl has been with the Kiowa Indian people for 6 years or so, and she has been adopted and treated and loved by the Kiowa people. And she thinks of herself as a Kiowa. She thinks of herself as Native American. She has become completely involved in their culture, and she doesn't want to go back to her relatives. So on the way, he has to try to teach her English again, try to convince her that she needs to be with her relatives, which she doesn't want to go. And also they have to evade bandits and all sorts of challenges. Trouble. E cosa accade? Accade che questa ragazzina, a complicare le cose, appunto, è stata per 6 anni con le tribù che vedrete scritto come la tribù Kiowa, ma ovviamente in inglese dice Kiowa. Questa è la tribù appunto che ha rapito questa bambina, se l'è tenuta più o meno 6 anni, e in questo periodo di tempo però praticamente l'ha adottata questa bambina, l'hanno cresciuta questa bambina con grande amore, anche prendendosene cura, e lei si sente ormai parte assolutamente di questa piccola comunità, non vuole andarsene assolutamente, lei si ritiene ormai una Kiowa anche lei, e quindi quando poi comincia questo viaggio per tornare a casa sua, non è facile, perché ovviamente la persona appunto che la accompagnerà, il capitano appunto, deve insegnarle l'inglese, perché lei non parla neanche l'inglese, ovviamente così giovane, deve convincerla in qualche modo che è giusto che lei torni a casa sua, perché lei non ne vuole sapere, lei vorrebbe restare lì, e poi ovviamente lungo la strada ci sono 1000 pericoli che dovranno affrontare, avranno a che fare con dei banditi, avranno a che fare con tutta una serie di grosse difficoltà che li accompagneranno sul loro cammino. I can imagine, I loved the part, particularly the parts where she's trying to relearn English. And I can imagine the Italian translator had a big challenge to reproduce that somehow in Italian. That must have been hard. How did that work? How did that work? Dobbiamo scoprirlo. Allora, giustamente Tracy Chevalier dice una cosa molto interessante, è stata del libro che mi è piaciuta molto, è proprio tutto questo discorso sull'inglese, no? Perché il libro è scritto in inglese da Paulette e appunto parla di come questa bambina cerca poi di rimparare l'inglese, quindi Paulette ci presenta un inglese particolare, e allora giustamente ci chiediamo, mamma mia che lavorone che deve aver fatto Laura Prandino, la traduttrice, che appunto si è occupata di in qualche modo riuscire a trasporre in italiano questa esperienza. Bisognerà chiederglielo. Yeah. I really loved the character of Johanna, the girl. She's so wonderful and sparky and different and interesting. I wondered, was it a common practice for Native American tribes to kidnap white children? Why did they do it? And how did you research how that worked and what it was like? Were there diaries? Were there journals? Were there reminiscences or memoirs about kids that this happened to? In particolare ho amato moltissimo il personaggio di Joanna, che è il nome appunto di questa bambina di cui parlava Paulette poc'anzi. Perché l'ho amata tanto Joanna? Beh, perché è un personaggio pieno di vita, diverso da quello che ci si potrebbe aspettare, molto interessante come personaggio Joanna, e l'ho amata tanto, ma mi chiedo anche, raccontaci una cosa Paulette, ma era frequente? Com'è che succedeva questa cosa che questi bambini bianchi venivano rapiti dalle tribù di nativi americani? E poi come hai fatto a scoprire tutte queste informazioni? Cioè, dove hai trovato queste informazioni? Hai fatto ricerche? Hai guardato, magari ci sono dei diari, magari ci sono dei documenti, magari ci sono dei ricordi di qualcuno che l'ha passata sulla propria pelle questa esperienza? Raccontaci. I'll answer that in 2 parts. Okay, and the first part is taking captives. And it seems that the Native American tribes in North America, and I think probably in
other places in the old world as well, like in Siberia, various Siberian tribes, and the great stretches of the steppes. People took captives, tribal nomadic groups took captives, and the Native American people had always taken captives from other Native American groups as well. The majority of non-Native captives were taken actually from the Hispanic settlements, the Mexican settlements along the Rio Grande. And they took white captives as well. And why that happened, I don't know, because the children were integrated into the tribe and treated very, very well, but it's and loved and adopted, and it seemed to have been a common practice throughout North America. Whereas also the adults tended to be killed, but the kids were kept. Is that right? Yeah. Allora, rispondo in due, come dire, in due tranche separate. Prima di tutto mi soffermo su quella che è l'esperienza di chi veniva rapito effettivamente, perché cosa accadeva? Era una pratica che appunto vediamo accadere nel Nord America, ma non esclusivamente in Nord America però, perché anche nel vecchio continente accadeva, anche nelle steppe siberiane ci sono appunto, si attesta appunto che ci sono stati questo tipo di pratiche, questo tipo di episodi. È sempre accaduto effettivamente, un po' come avesse accompagnato la storia dei nativi americani, che appunto i bambini, soprattutto appunto i bambini bianchi, venissero rapiti, e quando magari c'erano degli attacchi in particolare, come sottolineava appunto Tracy, magari gli adulti venivano uccisi, ma i bambini invece no, i bambini venivano sempre salvati, e poi praticamente si integravano perfettamente nelle tribù, perché diventavano parte della tribù, venivano amati, venivano trattati bene, diventavano proprio parte delle varie tribù. E questo accadeva però non soltanto nei confronti dei bambini bianchi, diciamo così, ma era una pratica che proprio andava avanti da tantissimo tempo anche tra diverse tribù, e ad esempio accadeva anche nello specifico anche lungo il Rio Grande per quanto riguarda le popolazioni ispaniche che appunto vivevano in questa zona del Rio Grande. Anche loro appunto erano interessate da questa pratica, anche se non è chiaro effettivamente perché ci fosse questo tipo di pratica. Okay, and the second part of the answer is that there was one really sort of well-known reminiscence of my life among the Indians, and that was by two young boys who were taken captive very close to here. They were taken about 10 miles from where I am now, and they wrote a book, and it has become a major research resource. Other knowledge of what we have about the captives were about people around them when they were returned to their relatives and never quite fit in again, and their relatives wrote diaries or journals or so on about how they really did not fit in again, ever again. So. E per venire alla seconda parte appunto della tua domanda, io devo dire che mi sono basata ovviamente sull'esperienza in particolare della documentazione, diciamo, diretta, ovvero ad esempio di un libro che riguarda il rapimento di due fratelli che sono stati rapiti non molto distante da qui, della verità, a 10 miglia appena da dove mi trovo io, e questo è stato questo libro è un resoconto di questa avventura, se vogliamo chiamarla così, che mi ha fornito tantissimi spunti, e poi ovviamente mi sono basata anche su le informazioni che abbiamo a disposizione, che ci arrivano per lo più dalle persone che vivevano nelle comunità, o magari dai parenti, diciamo, di questi bambini, quando poi i bambini ritornavano a casa. E quello che sembrano indicare però tutte queste testimonianze è che una volta poi rientrati nel mondo da cui provenivano originariamente, faticavano tantissimo a reintegrarsi, e raramente riuscivano poi a sentirsi parte di questa comunità da cui si erano separati. Paula, your books are mainly set in the Midwest or the West, and landscape is hugely important in the books that I've read of yours, in particular News of the World and Enemy Women, which was set in Missouri. And how important is the landscape in your life? You live in a rural area. You live, as you said, in an area that you've set News of the World in.
do you have to do research or into the landscape, because it's like another character, or has it seeped into you so much that you don't have to research it, you just know it? Paulette, ti pongo invece una domanda su quello che potremmo definire un altro protagonista dei tuoi libri, ovvero il paesaggio, perché ad esempio in questo caso, come in altri tuoi romanzi, hai ambientato la storia nella parte occidentale, nel West appunto americano, comunque nel Midwest, ad esempio in un altro libro che io ho amato moltissimo, Enemy Women, che è ambientato in Missouri. Anche qui abbiamo un forte elemento appunto paesaggistico che la fa da padrone. Quindi ti chiedo, ma il paesaggio quanto è importante per te? Perché ci hai raccontato appunto che vivi in un ambiente particolare, hai ambientato il tuo romanzo, i tuoi romanzi in ambienti particolari che appunto hanno un peso notevole. Quindi mi chiedo, ma fai ricerche per descriverci poi questi paesaggi così bene, oppure li vivi così tanto tu come esperienza che li hai fatti tuoi e ti viene naturale raccontarceli? Okay, again, this is a two-part answer, but in writing historical novels, and especially about Missouri or Texas, people lived outside all the time, so they didn't have houses like this with electricity and heating and conveyances. Like you get in a car and you drive somewhere and it's very easy as long as you keep your gas tank full. But you live with the landscape, and the landscape impeded you. If the water came up in the river, you could not get across to visit your friend or go to town. And you were outside all the time. It was very difficult to keep the heat going, like my fire is going out now, and I would, if it were 100 years ago, I'd spend half the day bringing in wood. So landscape really mattered to those people, and weather, and it mattered a lot because they had to live with it, and it would impede them or help them. And then I will finish that. Ok, allora anche qui faccio una risposta, come dire, in due fasi. Allora, prima di tutto devo dire che quando si scrive quello che possiamo definire appunto un romanzo storico, come nel mio caso, racconti quello che accadeva in passato, nel mio caso appunto in Texas piuttosto che nel Missouri. E beh, cosa accadeva? Che non è che la gente vivesse a casa e se ne stava lì tranquilla, chiusa in una stanza, no, assolutamente. E poi era il passato, quindi non è che come adesso negli Stati Uniti, se vuoi andare da qualche parte, accendi il motore, basta che hai la benzina nel serbatoio e vai con la tua macchina e tanti saluti a tutti. Assolutamente no, si viveva nel paesaggio e, come dire, si dipendeva anche dal paesaggio, perché il paesaggio in realtà rendeva, come dire, ti rendeva la vita facile oppure te la complicava tantissimo, perché quando a un certo punto il paesaggio prendeva la forma ad esempio di un fiume e tu questo fiume non riuscivi a superarlo, e beh, col paesaggio ci dovevi fare i conti, perché aveva una, come dire, un effetto molto concreto, molto diretto sulla tua vita. Stessa cosa, ad esempio, voi vedete che io qua dietro ho un caminetto, adesso io ho la mia legna e mi tengo caldo così, ma se avessi voluto avere la legna ai tempi avrei dovuto passare delle giornate intere a spaccare la legna fuori per poi riuscire a scaldarmi. Quindi il paesaggio per tutte queste persone aveva e come un grandissimo valore, ma proprio a livello pratico, e poteva essere un alleato o talvolta un nemico. And the other part of it is, if you're going to write a historical novel, you should probably camp out, do primitive camping for a couple of weeks and understand what it's like to not have electricity or not have heat instantly available. So I do a lot of traveling with, girlfriends. We ride horses and we go to various places, and I know what it's like. It's a good experience to understand what it's like to not have heat or water readily available. And so I brought some pictures, and this is us. This is us in Questa è Paulette, Nice. guardate le foto, poi vi dico di cosa sta parlando. That's Big Ben. Those horses have to be taken care of. They have to be fed. They have to have those saddles put on them. And it takes a lot of work, and so you understand that to ride. That's Big Bend country, and here we are on the Rio Grande. So, questo è Rio Grande, vi fa vedere le foto, io vi faccio. I'm just going to translate here and there so they can follow. E qui appunto è lungo il Rio Grande. I cavalli di prima, diceva, guardateli un po', hanno una bella sella, bisogna prepararla quella sella, bisogna prepararli i cavalli per poi andare a farsi la passeggiata sul Rio Grande.
This is Texas. This is Mexico. Questo è il Texas e dall'altra parte del fiume c'è il Messico, pensate un po' in quella foto. No wall there. E non c'è il muro, guarda un po'. We rode across and put one foot in Mexico for like 5 seconds and then hurried back. E abbiamo messo anche un piede, abbiamo superato il fiume, abbiamo messo giù un piede, siamo stati 3 secondi e siamo tornati indietro. Ok. Paulette, you and I have both. Wait, I just need to translate. Yes, allora, vi dico solo in 2 parole, consiglio di Paulette, per chiunque voglia scrivere un romanzo storico, consiglio vivamente, come faccio io, di fare una sorta di campeggio estremo, se vogliamo, un camping estremo, per cui si va per 2 settimane in una situazione che ti mette più o meno nelle condizioni di quelle delle persone di cui vuoi scrivere, quindi niente elettricità, niente gadget tecnologici, niente riscaldamento, e capisci tante cose. Questo ti aiuta a scrivere meglio. Io ad esempio lo faccio spesso e vado in giro appunto con delle mie amiche, andiamo in giro a cavallo, facciamo queste lunghe passeggiate. No, vi posso dire che sono belle, ma poi dobbiamo anche cavarcela da sole, quindi insomma apprezzi di più tutta una serie di aspetti e capisci che cosa vuol dire vivere senza elettricità e via discorrendo. E queste immagini appunto che abbiamo visto, che Paulette ci ha mostrato, sono immagini appunto che testimoniano il fatto che le cose, come dire, se le fai di persona poi le capisci meglio, e insomma questo è il riassunto. Paulette, we both write historical fiction. I've often said the reason I write historical fiction is to escape my own life, so that I don't have to write about myself. Why do you write historical novels, and what has drawn you specifically to the Civil War and the aftermath, the Reconstruction period? Paulette, io e te scriviamo entrambe romanzi storici, e allora mi viene da chiedermi perché hai fatto questa scelta. Perché ad esempio io so che io scrivo questo tipo di romanzi perché non voglio scrivere cose che poi mi portino a parlare di me stessa, e quindi il romanzo storico è un'ottima scelta. E tu invece perché hai scelto in particolare questo periodo della guerra civile e poi della ricostruzione, il periodo che subito segue appunto la guerra civile americana? Yes, writing historical novels is sort of like writing science fiction fantasy. You move into an entirely different world where different rules apply, different mechanics of existence seem to apply and take place, and yet that world is open-ended, and you're always discovering what the rules are, new devices to move along your character, and it's like opening a door into another world and escaping this one. Beh, direi che l'esperienza di scrivere un romanzo storico non è poi così diversa dallo scrivere ad esempio fantascienza o un libro fantasy. Perché? Perché praticamente è come se ti gettassi in un mondo diverso, dove ci sono delle regole diverse, dove tutto accade in maniera diversa, anche i meccanismi che regolano la vita sono diversi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. E poi c'è anche un altro elemento che mi piace molto, ovvero il fatto che è un po' come se fosse ci fossero tante possibilità, sono tante porte aperte, tu puoi scoprire magari cammin facendo nuove regole, nuovi aspetti che diventano importanti e che portano i tuoi personaggi in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi direi che forse lo scelgo perché è come fosse una porta che si dischiude su un mondo diverso da quello in cui vivo. And as to how I got started on that, I was researching my own family history. I was trying to discover what happened to my great-great-grandfather during the Civil War in the Ozarks. So researching that family history, it was difficult because so much had been burnt down, so many records destroyed. But I found that the Union forces, which sort of invaded southeastern Missouri, imprisoned a lot of women. And so I thought, there's a story. Women in prison stories are always interesting. And so I went with that.
And for a long time, I had to abandon trying to find out what happened to my great-great-grandfather, although I eventually found out. E come ho cominciato? Ho cominciato facendo delle ricerche a titolo assolutamente personale, perché volevo sapere di più sulla mia famiglia e volevo scoprire cos'era successo al mio bisnonno che proveniva dagli Ozark, quindi da questa zona montuosa appunto della zona del Missouri. E non è stato per nulla facile questo mio tentativo di ricostruire cos'era accaduto a questo mio avo, perché ovviamente tante cose sono andate perdute e i documenti sono stati anche bruciati magari e distrutti, e quindi non è stato affatto facile, ma soprattutto mi sono poi imbattuta in questi episodi in cui le forze dell'Unione hanno invaso appunto la zona sud-est del Missouri e venivano le donne venivano prese, catturate, e ci sono sempre un'infinità di storie interessantissime quando delle donne vengono catturate in un contesto del genere, che mi hanno portato a partire su una tangente, e poi molto tempo dopo ho poi scoperto cosa è successo a questo mio avo. And that story of women in prison resulted in Enemy Women, a novel I just adored. I loved it. And one of the things I loved about it was the language you use. You're a poet as well as a novelist. Sorry, I lost the audio. One of a reviewer just, sorry, you're a poet as well as a novelist. Yeah, Got it. I got it. All right. Thank you. Bello della diretta. We're live after all, right? Exactly. So you're a poet as well as a novelist, and your writing has been described by one reviewer as spare but lyrical. And I wondered about that, but why couldn't it be said that it's spare and lyrical? I also like the spare. I like to write spare. And I wondered, why do you think lyrical always seems to, they want it to imply complicated? Allora, effettivamente accennavi a queste donne che vengono messe in prigione, catturate, ed è proprio di questo che parla appunto un altro tuo libro, Enemy Women, che io ho amato tantissimo. E la cosa che più ho amato di questo libro è il linguaggio che tu utilizzi, perché effettivamente tu, Paulette, oltre a scrivere romanzi, sei una poetessa, e quindi per te sicuramente il linguaggio, la lingua che utilizzi nei tuoi libri è molto importante. Detto ciò, mi ha molto colpito una recensione del tuo lavoro in cui nonostante ovviamente l'autore tessesse le lodi appunto di quanto tu scriveva in questa recensione, è una scrittura asciutta ma lirica, piena di lirismo. Allora io mi chiedo, per carità, una scrittura asciutta è poi quello a cui anche io ambisco sempre, perché mi sembra il modo più efficace di scrivere, però perché non ha scritto anziché quel ma non ha molto senso di esistere secondo me, perché si può scrivere in maniera asciutta ma anche lirica. È come se avesse voluto dire che scrivere in maniera asciutta è un conto, ma scrivere in maniera lirica vuol dire scrivere complicato. Che cosa ne pensi? I think it's because when they say it's lyrical, they're afraid that people are going to think it's airy-fairy wandering off into the stratosphere and getting all poetic and nothing happening and completely interrupting the actions. So they're assuring people, no, she doesn't go on for pages and pages about nothing. It's actually a novel. So that's what I think. Ma io penso che in questo caso, come magari accade quando vengono fatte queste contrapposizioni tra uno stile asciutto rispetto a uno stile lirico, vuole essere un po', per così dire, rassicurare il lettore, che non è che l'autore parte per la tangente con un lirismo che ti porta a infiocchettare per pagine il discorso senza mai quagliare, diciamo così. Cioè succedono tante cose, quindi se vogliamo ridurre all'osso, penso che questa recensione volesse dire proprio quello, cioè volesse dire c'è questo elemento lirico del linguaggio, ma succedono anche un sacco di cose, non vi preoccupate, non vi annoiate.
I love it because that answer in Italian just sounds incredibly lyrical. E in italiano questa risposta è molto lirica rispetto all'inglese. Now, we can't talk about this book without asking about the film. I myself have had that happen to me all of my career since the film of Girl with a Pearl Earring was made. Lots of people have said to me, "Oh, I haven't read the book, but I saw the film," as if that's like the same thing. What was your involvement, if any, in the film, and how was it for you? And did you visit the set? Allora, è inevitabile, visto che abbiamo detto che c'è questo film in uscita con questo personaggio così famoso, insomma, ne sentirete parlare a breve se ancora non è successo, è inevitabile che parliamo anche, Paulette, del film che è stato tratto ovviamente dal tuo libro. Allora, io un po' l'esperienza l'ho vissuta sulla mia pelle, me la porto dietro da tanti anni, perché come molti di voi sapranno, io appunto ho scritto questo libro, La ragazza con l'orecchino di perla, che poi è diventato un film, e quindi ormai è inevitabile che mi capiti di incontrare qualcuno che mi dice lei è l'autrice di quel libro. Il libro non l'ho letto, però ho visto il film e mi è piaciuto tantissimo. Allora, in realtà come se fossero la stessa cosa, mentre in realtà non sono necessariamente la stessa cosa un libro e un film. Quindi Paulette, ti chiedo, ma tu come ti rapporti a questo film e sei stata coinvolta nella sceneggiatura, ad esempio, di questo film, e soprattutto hai visitato il set di questo film? Yes, people have. The film is just out now, and it's not like it had a big opening because of COVID. It didn't. And people are just now ordering the film from Netflix or Amazon, or I forget how many places you can order it from. So I haven't got the same reaction that you did because your film opened big, like they always do. You know, your film had a regular opening, and this one did not. But yeah, I have people saying, I can't wait to see the film with Tom Hanks. We'll just read the book, you know. Reading the book. It's two different experiences. And then I'll answer the thing about visiting the set. Ok, allora prima di raccontarvi se ho visitato o meno il set, devo dire che allora la mia esperienza, Tracy, è diversa dalla tua, nel senso che ovviamente tu hai avuto la fortuna che quando è uscito il film basato sul tuo libro il Covid non c'era e quindi avete fatto una bella, come dire, un bel lancio con tutti i sacri crismi. Qui ahimè appunto il film è appena uscito negli Stati Uniti soprattutto non so se sia disponibile neanche su Amazon, su Netflix, non so qui negli Stati Uniti esattamente, però la gente sta appena cominciando adesso a guardarselo a casa, quindi un lancio completamente diverso rispetto a quella che è stata la tua esperienza, Tracy. Detto ciò, effettivamente mi capita che qualcuno mi dica non vedo l'ora di vedere quel film bellissimo con Tom Hanks, non vedo l'ora. Io dico sì, vabbè, magari anche leggere il libro non sarebbe una cattiva idea. Quindi sono due esperienze molto diverse, guardare un film o leggere un libro. E adesso sentiamo sul set. And the other thing about visiting the set is that it was right almost on the edge of when the COVID started to spread, but I did get an invitation, and well, my agent in Hollywood called me and said, I think, you know, you're going to be asked to come and visit the set. So the producer called me. So she said, do you want to come and visit the set? And I said, yeah. I said, you know, can I bring my girlfriends and can we bring our horses? And we never heard another word from her. Allora, per quanto riguarda il set invece, allora è successo subito prima, hanno girato il film subito prima che scoppiasse appunto tutto questo pasticcio del Covid, per cui cosa è successo? Che la mia agente mi ha chiamato da Hollywood, ha detto guarda, se vuoi stanno cominciando a filmare, perché non fai un salto sul set? Sì, perché no, sarebbe una buona idea. Mi ha chiamato il produttore, ma perché non viene a fare un giro sul set? E a quel punto ho detto ma sì, mi sembra una splendida idea. Allora ditemi un po', ma posso venire con le mie amiche, veniamo a cavallo? Dove dobbiamo trovarci? E non li ho più sentiti. So what was your experience on the set? Did you enjoy it? Was it surreal? Was it invited? I was not, they did not extend the invitation. Oh. E quindi, ma com'è stata l'esperienza sul set? No, ma non sto scherzando, non mi hanno più voluta, non mi hanno mai risposto, non sono riuscita ad andarci.
I could have been. They were afraid of a whole bunch of Texas cowgirls descending and shooting off our revolvers and galloping onto Raising hell. raising hell. Yeah. Magari si sono un po' intimoriti al pensiero di avere queste cowgirl che arrivavano dal Texas e magari dalla gioia sparavano in aria qualche colpo. Chi lo sa, non li ho più sentiti. Ma... I wanted to Did you visit the reassure set? you on. Sorry, go ahead. Did you visit the set with Yes. Girl? Yes, I had a wonderful time on the set of Girl with the Pearl Earring. I had so much fun the first time that I went again because it was a very surreal experience to see an idea that had been in my head writ large taking over a whole place and hundreds of people working on this idea that had been in my head to make it real. It was amazing. Yeah, all that expense and all those huge machines. And You should have insisted on coming, even without your horse. Ma tu, Tracy, sei andata sul set del tuo film? Ma sì che sono andata, mi è piaciuto talmente tanto che sono tornata pure una seconda volta, perché devo dire che ho trovato un'esperienza assolutamente incredibile, pazzesca, surreale, il fatto di vedere una mia idea, un'idea che è stata nella mia testa per così tanto tempo, poi me la sono ritrovata lì davanti, in tutto il suo splendore, una cosa spettacolare, perché poi ovviamente sono queste produzioni in cui magari ci sono questi macchinari enormi, queste camere da presa enormi, per cui veramente tutte queste persone, insomma tutto che stava, come dire, diventava l'espressione di un'idea mia che mi ero tenuta in testa per così tanto. E insomma, secondo me, Paulette, avresti dovuto insistere, saresti dovuta andare anche senza cavalli, ma saresti dovuta andare. I wanted to reassure you that movies tend to take over for a while because there's so much money involved and big stars, but eventually it's like a big tidal wave comes in. That's the movie, and then eventually it recedes, and you're left with the beautiful book and the beautiful story that you've told. And if you translate, Sarah, and then I'll go on. Comunque vorrei anche rassicurarti, Paulette, perché ti posso dire che è vero, c'è a un certo punto questo momento di gloria in cui il film sembra essere l'unica cosa esistente, sembra prendere il sopravvento, c'è la grande star, quindi tutti parlano solo più del film e non esiste più nient'altro che il film, però poi come una sorta di marea, diciamo così, poi la marea si ritira e quindi non temere che poi a un certo punto quello che resterà una volta ritirata la marea del film sarà una bellissima storia e un bellissimo libro. I think what I was worried was that when Girl with the Pearl Earring, the film came out, was that everybody was going to, who had read the book, would see it, and they would replace what had their imagination with what they saw on the screen, so that the girl with the pearl earring would no longer be what they imagined her, but what Scarlett Johansson represented on the screen. Because that happened to me very briefly when I saw it. But the good thing is that tide does recede, and what's left is the imagination, which is the most important thing, and the book, which tells the story in a way that involves the reader directly, the reader's imagination, and that's what lasts rather than the film. E devo dire che ad esempio la mia preoccupazione principale riguardava il fatto che chi aveva letto il libro poi andasse a vedere il film e all'improvviso tutto questo, come dire, questa componente di creatività, di immaginazione che aveva accompagnato la lettura di questo libro svanisse nel nulla per essere sostituito da quelle immagini che passavano sullo schermo, quindi che Scarlett Johansson all'improvviso, diciamo, prendesse il sopravvento e è un'esperienza che ho vissuto io stessa per un breve periodo, però è successo anche a me effettivamente, che
questa rappresentazione andasse a sostituire questo mondo, questo immaginario che aveva accompagnato appunto il libro. Però ti posso garantire, in base alla mia esperienza, che, come ti dicevo, l'immaginazione e questo elemento appunto che arriva che riguarda soltanto il libro resiste, poi quello che resta quando finisce, diciamo, l'ondata ripiena del film e resta perché il libro crea un collegamento, un coinvolgimento emotivo tale da parte di chi lo legge che poi il film passa ma il libro resta. Well, Tracy, I don't know if you know the book. Do you know Walter Benjamin? Do you know his work? Yeah. Do you know Illuminations? And I forget. I just reordered Illuminations. My old copy was in tatters. But he called film the iron shutters of the eye. Yeah, you're locked into it. And with the book, you can put it down. You can imagine for yourself, along with the aid of the author, what it was like to stand out in a pounding rain or whatever. But you're in a very, very rigid time with film, and you are not allowed to imagine anything for yourself. Mm-hmm. Tracy, non so se tu hai familiarità con quello che ha scritto Walter Benjamin, che ha scritto che il film è una sorta di, come chiamarle, imposte di ferro degli occhi che si chiudono sugli occhi e ti chiudono dentro, cioè ti impediscono di muoverti. Tempo e spazio assolutamente sono molto rigide nello spazio appunto del film e invece il libro è diverso, il libro te lo puoi portare in giro, il libro lo puoi leggere se piove, il libro te lo metti giù quando non ne vuoi più sapere, poi lo riprendi quando vuoi leggerlo, quindi questo è un concetto appunto che hanno notato anche altre persone ed è molto vero. I'm just going to inform you that we have 7 minutes left. Yep, and I wanted to say, if anyone has any questions, please type them into the chat, into the comments, and Sarah will relay them to us. Ovviamente se avete delle domande scrivetele in chat, gliele traduciamo subito in volata, dato che siamo quasi in chiusura. And while we're waiting for those questions, Paulette, I wanted to ask you, you had a book that came out this past year during the pandemic, Simon the Fiddler, which is a novel that takes one of the characters from News of the World and tells his story. What made you decide to do that? Paulette, in attesa che arrivi magari qualche domanda da chi ci sta guardando, ti chiedo un'ultima cosa che riguarda il libro che in realtà tu hai scritto quest'anno, che è appena uscito in inglese e che si chiama Simon the Fiddler, Simon il violinista per capirci. Ci racconti qualcosa di questo libro? Yes, he was in News of the World very briefly. But, you know, if you go back to Enemy Women, there's a point where she's trying to make her way home through the Ozarks and she's on foot. And at night she sees a distant campfire and there's a fiddler. Oh, that's him. That's him. No way. Allora, in realtà Simon the Fiddler, che appunto è il nostro violinista Simon, protagonista del prossimo libro appunto di Paulette, e fa una comparsata, diciamo, è presente anche in Notizie dal mondo, ma in Enemy Women, che è tanto amato da Tracy, c'è una scena in cui la protagonista sta cercando di tornare a casa a piedi per tornare agli Ozark e si vede a un certo punto anche lì compare un violinista e pensate un po', è la stessa persona. I love the very old music. I was raised up with it, with the old fiddle tunes and the old ballads. My grandfather knew many ballads with 20 verses or more. And I at present I play with a sort of a Celtic roots music group. I play Irish tin whistle, and we have a very good fiddler. We have a person who plays mountain dulcimer. We have a mandolin player and 2 people with terrific voices. So we play, and we're often asked to play at weddings or funerals, and it's really it's a very moving thing that music welcomes people into the world, helps them out of the world. And it's called upon to celebrate when they join together, perhaps to make new life.
music is always requested to be there, and we supply it. And that's a very funny thing about musicians and what they offer the world. Beh, i musicisti hanno un ruolo particolare sia nella mia vita che in generale secondo me nella vita di tutti, perché ad esempio io ho sempre avuto una grande passione per la musica, come dire, un po' di vecchio stampo e ad esempio questo violino, se avete presente, no? Appunto il violino un po' folk a cui siamo abituati quando pensiamo, non so, ad esempio al country americano, no? Ecco, questo è il tipo appunto di stile che a me piace molto. Mio nonno ad esempio amava le ballad, le ballate, quindi io ero una fan fin da piccola appunto di questo tipo di musica e ad esempio io stessa faccio parte di un piccolo gruppo che fa musica celtica. Io suono il flauto irlandese, che è un flauto di ferro irlandese, e nel nostro gruppo c'è uno che suona il mandolino, ci sono 2 bellissime voci e non so, suoniamo ai matrimoni, suoniamo ai funerali ed è bello, se vogliamo, che la musica accompagni l'ingresso della vita magari di una persona, l'ingresso di una nuova fase della vita di una persona, piuttosto che accompagni, saluti una persona che lascia questo mondo. Secondo me è molto bello che la musica possa essere utilizzata appunto per festeggiare, per celebrare e per questo i musicisti sicuramente sono molto importanti. Adesso vedo che c'è un commento, lo leggo in italiano, ho letto che anche i bambini che erano stati prigionieri per pochi anni avevano dimenticato tutto dalla vita precedente, come lo spiegano? So we do have a question and it's the following. I've read somewhere that the children who were held captive for a few years then forgot pretty much everything about their previous life. How do psychologists explain this? There have been no psychologists that I know of who have studied these cases at all. And I can only guess. I would assume that having gone through the enormous trauma of seeing your parents killed and almost being killed yourself, the first person that offers you solace and help, you will absolutely bond to them. So if the children lived to get back to the tribe, they were taken up by the women who got them away from the warriors, actually, and adopted and loved them. And so it was a complete bonding, partially Stockholm syndrome, but on the other hand, they were treated very well. Right. Allora, in realtà non sono a conoscenza di studi dal punto di vista psicologico di questo tipo di esperienze. Quello che posso fare è condividere quelle che sono le mie impressioni sulla base di quello che appunto io stessa ho letto, e mi verrebbe da dire che forse molto dipende dal fatto che il trauma di vedere magari i tuoi genitori uccisi, tu bambino, tu magari che hai rischiato anche tu la vita, beh magari è un tale shock che lo dimentichi, e poi vedi qualcuno che magari decide di prendersi cura di te, come queste donne appunto delle tribù che poi ti prendono con sé e ti rendono parte di questa tribù, di questa comunità. Ecco, appunto si crea un legame talmente profondo che è molto bello, e forse mi verrebbe da dire c'è anche lo zampino di una sindrome di Stoccolma, se vogliamo, in qualche forma, però appunto questa è la mia esperienza. E abbiamo ancora un'altra domanda. We have another question, which is, I don't know if you've already touched upon this, but what are you reading now, if anything? I'm reading a lot of poetry. Io leggo molta poesia. Yeah, I have a very dear friend, Naomi Shihab Nye, who's just absolutely one of the best poets in the United States, and she just came out with a collection of her poetry, and I'm enjoying reading that very much. I've also gone back to read Vasily Grossman's Life and Fate, which was a Soviet-era novel, which was suppressed for a long time. Right. And Tracy? I am reading a novel by John McGregor. He's an English writer. It's called Lean, Fall, Stand. And it's about an accident in the Antarctic, in Antarctica. And it's coming out later this year.
Allora, consigli di lettura dalle nostre due scrittrici. Paulette sta leggendo Naomi Shihab Nye, che è una, secondo lei, delle migliori poetesse americane, ed è una raccolta quindi di poesie, in questo caso, nonché Vita e destino di Grossman, mentre Tracy sta leggendo John McGregor, un libro che in inglese si intitola Lean Fall Stand e che riguarda un incidente accaduto nell'Antartide e che dovrebbe uscire quest'anno. And can I just say that's a great question that I often ask people when I want to break the ice and start a conversation. E devo anche dire un'ultima cosa, ovvero che è una bellissima domanda da fare quando devi rompere il ghiaccio e non sai cosa dire a qualcuno. Ecco. Okay, so I guess that we can wrap this up and say goodbye to our viewers, maybe? Goodbye to Yes. your viewers. Thank you for dropping in and taking the time to listen to us. Yes, thank you, all of our readers. Thank you, Paulette. It's been a real pleasure meeting you in this way. Maybe we'll meet in real life someday on horses in Texas. Oh. Shooting our revolvers. Come and visit me and I'll put you on a horse. Okay. Questa non dobbiamo perdercela, chiediamo all'editore che filmi il tutto, perché allora grazie a tutti voi per essere stati con noi da Paulette, grazie mille davvero, siete stati molto gentili a passare tutto questo tempo insieme a noi e spero che vi piacerà il mio libro. E da parte di Tracy invece, intanto grazie per essere stati con noi anche da parte di Tracy, e Paulette, spero tanto di poter parlare con te de viso anziché così a distanza. Magari ti vengo a trovare e hanno in programma, io ve lo dico, quando si vedranno, di andare in giro a cavallo. Avete visto cosa aveva fatto Tracy, quindi pistola in aria, via, sarà bellissimo. Thank you so much. Grazie a tutti. Ciao.